Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo bellissimo punto che sembra un punto molto elaborato, ma in realtà si sviluppa solo su 2 righe. Ecco, questo è il verso giusto. È molto adatto per bordi di maglioncini, magliette, cardigan, maniche da kimono, perché resta già smerlato. E con questo vi lascio al video. Il punto che andremo a fare si sviluppa su un multiplo di 14 più 3, quindi andrò a montare 42 catenelle che sono il multiplo di 14 più 3 per un totale di 45. Una volta fatte le mie 45 catenelle vado a fare una catenella aggiuntiva, entro in quella che ho subito a sinistra con un punto basso, ed è anche un modo diverso per iniziare le righe. Aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto una catenella di base, entro nella seconda e faccio un punto alto. Aggiungo 4 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e conto 1, 2, 3, 4, 5, entro nella sesta con un punto alto, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nella stessa catenella di base con un altro punto alto, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nella stessa catenella con un altro punto alto, aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nella stessa catenella di base con il quarto e ultimo punto alto. Quindi avremo un ventaglietto formato da 4 archetti, formato da 4 punti alti divisi da 2 catenelle. Questi 4 punti alti con le catenelle di separazione andranno a formare 3 piccoli archetti, sempre nella stessa catenella di base. Sposto un pochino qua, allargo un po' perché la prima catenella non si vedrebbe e rischieremmo di saltarla. E quindi di nuovo aggiungo 4 catenelle, filo sull'uncinetto e conto 1, 2, 3, 4, entro nella quinta, no, entro nella sesta e conto 1, 2, 3, 4, 5, entro nella sesta, faccio un punto alto, una catenella, filo sull'uncinetto, salto una catenella di base, entro in quella successiva e faccio un altro punto alto. Di nuovo aggiungo 4 catenelle, filo sull'uncinetto ed entro nella sesta catenella che ho a disposizione, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vado a ripetere la serie di punti alti e catenelle, quindi un punto alto, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nella stessa catenella di base con un altro punto alto, aggiungo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nella stessa catenella di base con un altro punto alto e di nuovo aggiungo 2 catenelle e faccio l'ultimo punto alto nella stessa catenella di base. Allargo un pochino in modo da vedere la prima catenella che abbiamo subito dopo, quindi aggiungo 4 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e di nuovo conto le mie 6 catenelle 1. Entro nella sesta e faccio un punto alto, una catenella, salto in una catenella di base, entro in quello dopo, faccio un altro punto alto, catenella, punto alto, le faremo tutte le righe. Aggiungo 4 catenelle, filo sull'uncinetto e vado a ripetere i punti alti e le catenelle nella sesta catenella che ho a disposizione, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Punto alto, 2 catenelle, punto alto, 2 catenelle,
catenelle, punto alto di nuovo, 2 catenelle e faccio il quarto e ultimo punto alto. Allargo sempre un pochino qua per trovare la catenella che ho subito dopo e faccio 1, 2, 3, 4, filo sull'uncinetto e vado nella sesta catenella. E qui lavoro un punto alto, una catenella e un punto alto nell'ultima catenella che abbiamo a disposizione, saltando una catenella di base. E così ho finito la riga numero 1. Ora giro il lavoro, entro nel punto che ho subito sotto, faccio un punto basso, 2 catenelle, una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto la catenella della riga sottostante, entro nel primo punto alto disponibile con un punto alto, aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto, quello formato dalle 4 catenelle, e faccio un punto basso, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto alto disponibile con un punto alto. Dopodiché qui abbiamo un archetto formato da 2 catenelle, andrò a fare 3 punti alti. Filo sull'uncinetto, vado a fare un punto alto sopra il punto alto che ho subito dopo. Entro nel punto, faccio un punto alto. Filo sull'uncinetto, entro nell'archetto centrale, quello dei 3 archetti formati nel giro sottostante, con un altro punto alto. Devono essere un totale di 6 così divisi. Uno sul primo punto che abbiamo a disposizione, 3 nel primo archetto che troviamo e un altro nel punto che troviamo subito dopo e uno nell'archetto centrale. Dopodiché faremo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, rientriamo nello stesso archetto dove abbiamo fatto l'ultimo punto alto con un punto alto e andiamo a lavorare in maniera speculare l'altra parte del ventaglietto. Quindi entreremo poi nel punto alto che abbiamo subito dopo con un punto alto, nell'archetto con 3 punti alti e nel punto alto con un altro punto alto. Dopo aver costruito questo ventaglietto, entriamo nell'archetto che troviamo subito dopo, quello formato dalle 4 catenelle, con un punto basso. Aggiungiamo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e vado a fare punto alto sul punto alto, catenella e punto alto sull'altro punto alto. Dopodiché aggiungo le 2 catenelle, Dopodiché aggiungo le 2 catenelle, entro nell'archetto che ho sotto e faccio un punto basso. Filo sull'uncinetto, entro nel primo punto alto che trovo subito dopo e rifaccio il ventaglietto, punto alto, entro nell'archetto che ho subito dopo con 3 punti alti, dopodiché ho il punto, entro nel punto alto con un altro punto alto e di nuovo trovo l'archetto centrale, entro con un punto alto. Faccio 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso archetto, faccio un punto alto, filo sull'uncinetto, ho il punto subito dopo e faccio un punto alto sopra e di nuovo entro nell'archetto che trovo subito dopo con 3 punti alti e vado a lavorare l'ultimo punto alto con un altro punto alto.
Dopodiché mi sposto nell'archetto che trovo e faccio un punto basso. Salgo con 2 catenelle e vado a fare il punto alto nel punto alto, aggiungo la catenella di separazione e vado a fare punto alto nell'altro punto alto. Di nuovo eseguo le 2 catenelle, mi sposto nell'archetto formato dalle 4 catenelle con un punto basso, filo sull'uncinetto, vado a lavorare il primo punto alto con un altro punto alto, dopodiché entro nell'archetto e ne lavoro 3. Mi sposto nel punto e ne faccio 1, mi sposto nell'archetto e faccio un punto alto, 2 catenelle e un altro punto alto. Filo sull'uncinetto, vado nel punto alto che ho subito dopo e di nuovo trovo subito l'archetto, ne faccio 3 di punti alti. Mi sposto nell'archetto delle 4 catenelle con un punto basso, aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e vado a lavorare un punto alto sul punto alto, aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto una catenella, entro in quella successiva e faccio un punto alto e così ho finito la mia riga numero 2. E ora partiamo con la riga numero 3, che non è nient'altro che la ripetizione della riga numero 1, solo che anziché fare i 4 punti alti e le 2 catenelle in una catenella, li andremo a fare nell'archetto centrale del ventaglietto che abbiamo fatto, quello di 6 punti alti, 2 catenelle, 6 punti alti. Quindi ripartiamo girando il lavoro, punto basso, 2 catenelle, una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto, vado a lavorare il punto alto, dopodiché faccio le mie 4 catenelle di separazione e di nuovo filo sull'uncinetto, entro nell'archetto, quello formato dalle 2 catenelle tra i gruppi di 6 punti alti, quindi entro nell'archetto e faccio un punto alto, 2 catenelle, un altro punto alto, 2 catenelle, un punto alto ancora, 2 catenelle, entro e faccio il quarto e ultimo punto alto. Aggiungo 4 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado a cercare, filo sull'uncinetto, scavalco tutti questi punti, 6 punti alti, il punto basso e le catenelle, vado nel primo punto alto del gruppo formato punto alto, catenella, punto alto. Quindi sul punto alto faccio un punto alto, aggiungo una catenella di separazione, vado nel punto dopo con un altro punto alto, aggiungo 4 catenelle, filo sull'uncinetto, scavalco tutti questi punti, vado nell'archetto centrale, quello tra i gruppi di 6 punti alti, e ripeto punto alto, 2 catenelle, punto alto, 2 catenelle, punto alto ancora, 2 catenelle e l'ultimo punto alto. Adesso aggiungo 4 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, scavalco tutti questi punti, entro nel primo punto alto disponibile, quello
del gruppo punto alto, catenella, punto alto, faccio un punto alto, aggiungo una catenella di separazione, faccio un altro punto alto. E di nuovo aggiungo 4 catenelle, scavalco questi punti, vado nell'archetto, punto alto, 2 catenelle, punto alto, 2 catenelle, punto alto, 2 catenelle e quarto e ultimo punto alto. Aggiungo 4 catenelle di separazione, scavalco tutti questi punti, vado nel primo punto alto, quello prima della catenella, con punto alto, catenella, salto una catenella di base e vado a chiudere la riga con un ultimo punto alto. E questa è la riga numero 3. Ora ripartiamo con la riga numero 4, che sarà la ripetizione della riga numero 2. Quindi giro il lavoro, faccio un punto basso, salgo con 2 catenelle, aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto che ho subito dopo, quello dopo la catenella. Aggiungo 2 catenelle di separazione, mi infilo nell'archetto grande e faccio un punto basso, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto alto con un punto alto, dopodiché trovo l'archetto e faccio 3 punti alti. E dopo i 3 punti alti ho un punto alto e ne faccio uno sul punto alto. Poi trovo l'archetto centrale, vado a lavorare un punto alto, 2 catenelle e un altro punto alto. E di nuovo trovo il punto, vado a lavorarci sopra un punto alto. Dopodiché ho l'archetto e ne lavoro 3 di punti alti. E poi mi sposto nell'ultimo punto lavorando un ultimo punto alto. Qui ho l'archetto grande e lavoro un punto basso, aggiungo 2 catenelle di separazione e vado a lavorare quella che è la costante, troviamo in tutte le righe, punto alto, catenella e punto alto sull'altro punto alto. Aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto e faccio un punto basso, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto alto che ho disponibile con un punto alto, trovo l'archetto, ne lavoro 3. Filo sull'uncinetto, ho il punto alto, lavoro un punto alto, trovo l'archetto e lavoro un punto alto, 2 catenelle, un punto alto nello stesso archetto, poi mi sposto nel punto e lavoro un punto alto, di nuovo trovo l'altro archetto e ne lavoro 3. Dopodiché ho l'ultimo punto e lavoro l'ultimo punto alto. Mi sposto nell'archetto grande, quello di 4 catenelle, con un punto basso, aggiungo 2 catenelle di separazione e vado a lavorare punto alto sul punto alto, catenella, punto alto sul punto alto, aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto grande con un punto basso, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto alto e lavoro un punto alto, qui c'è l'archetto, ne lavoro 3,
poi c'è di nuovo un punto, ne lavoro uno, punto su punto, trovo l'altro archetto, lavoro punto alto, 2 catenelle, punto alto nello stesso archetto, mi sposto sul punto, lavoro un punto alto, trovo l'archetto qui, ne lavoro 3, filo sull'uncinetto, entro nell'ultimo punto e lavoro l'ultimo punto alto. Entro nell'archetto grande, punto basso, 2 catenelle, entro nel punto alto con un punto alto, faccio una catenella, salto la catenella ed entro su quello che sull'ultima delle catenelle che vanno a sostituire il primo punto alto della riga sottostante. E ho finito anche la riga numero 4. Ora non dovremo fare altro che ripetere queste 2 righe e il nostro punto è tutto qui. Ho lavorato ancora un po' ed ecco il risultato. È veramente un punto molto bello, molto facile da eseguire, nonostante sembri un punto elaborato. E con oggi il video è finito. Vi ringrazio per l'attenzione, vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare poi la campanellina che vi darà le notifiche per ogni video che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video condividetelo e mettete un mi piace, mi aiuterete così a far crescere il mio canale. Vi ricordo inoltre che ho una pagina Facebook e un canale Telegram, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.